È domenica a Roma e come tutte le domeniche dietro al Colosseo prende vita una piccola Quito. Qui sul Colle Oppio si ritrova la comunità latinoamericana. È così dai primi anni 90, quando a Roma giunse la prima immigrazione dal Sud America. Dopo anni di partitelle fra amici, dal 2004 su un campetto di terra si disputa un torneo di calcio amatoriale aperto a tutti. Giocano ecuadoriani, peruviani, boliviani, afghani, ma anche italiani e rifugiati politici di diverse nazionalità. Ma il calcio è solo una delle attività che si svolgono a Colle Oppio. Rosa Gijón è un'artista ecuadoriana e punto di riferimento per molti suoi connazionali. Credo che quello che ho provato io sia quello che provano la maggior parte delle persone che vanno là. Quindi ho detto non ci posso credere che ci sia proprio il parco della mia città con gli stessi odori, la stessa gente, lo stesso linguaggio, gli stessi prodotti, le dinamiche, tutto, ma traslocato a Roma. Vamos! Presto però tutto questo potrebbe cambiare. Secondo molti osservatori in Italia il clima nei confronti degli immigrati sta peggiorando. Da alcuni mesi la clandestinità non è più un semplice illecito amministrativo ma un vero e proprio reato. Nella coalizione di governo c'è un partito xenofobo e conservatore, la Lega Nord, che alle ultime elezioni ha raccolto 3 milioni di voti. Se c'è la crisi è perché ci sono gli immigrati, se c'è delinquenza sono gli immigrati, se c'è mancanza di sicurezza sono gli immigrati. E quindi si deve sempre cercare un colpevole. A forza di mandare questo messaggio io penso che diventi più complicato anche per un immigrato viverci e starci. Ovviamente hanno paura, vedono un poliziotto, vedono un carabiniere e corrono dall'altro lato, cioè la gente la sente questa paura ed è un disagio che si va calando, no? Nel quotidiano delle persone. Roma è una città meno multietnica rispetto ad altre capitali europee e anche rispetto a Milano, l'altra città più importante del paese. Filippini e sudamericani, i primi ad arrivare a Roma, negli ultimi anni sono stati superati da polacchi e soprattutto romeni, la comunità più numerosa anche a livello nazionale. In crescita anche la presenza di cinesi che a Roma e Milano si sono concentrati in zone delimitate del centro città. Ai primi posti in Italia ci sono anche le comunità albanese e marocchina. Francesco Pompeo è antropologo all'Università di Roma 3. Ogni anno il professore stila un dettagliato rapporto sull'immigrazione a Roma. A Roma il razzismo è aumentato. Noi nei mesi scorsi abbiamo registrato aggressioni alla fermata dell'autobus. Quindi c'è, ai noi, un cambiamento di clima generale e questo è particolarmente evidente verso le migrazioni, diciamo, più recenti, per esempio quella rumena certamente, quella asiatica in seconda battuta, ma anche verso appunto migrazioni che in linea di principio sembravano potessero avere, diciamo, appunto un trattamento diverso da quelle latinoamericane. Ci si aspettava una capacità di accoglienza maggiore e un po' una forma di delusione, perché c'è un rapporto particolare col mondo latinoamericano, nel senso che c'è una prossimità culturale e storica che fa sì che molto spesso le persone che vengono da questi contesti si aspetterebbero un trattamento migliore. Pablo Hernández, ex presidente di un'associazione di cittadini ecuadoriani, adesso collabora con il Comune di Roma. Ogni giorno suoi connazionali gli chiedono una mano per risolvere ogni tipo di problema legato al loro status di immigrante. Hernández conosce molto bene le preoccupazioni della sua gente. Stiamo vivendo una retrocessione di quanto si era guadagnato. I miei bambini, io li chiamo così, i miei bambini che sono nati qua senza un punto di riferimento, perché come sai la legge non li garantisce quando nascono, no? Neanche loro sentono la terra dove sono nati come sua. Quindi questo per me presenta una preoccupazione personale, ti dico, non vorrei che succedesse come in altre capitali, come in Francia, dove i bambini di seconda generazione sono cresciuti senza delle basi, no? Noi abbiamo una legislazione sulla cittadinanza estremamente restrittiva, legata quasi esclusivamente al diritto di sangue, e questo fa sì che queste persone che da un certo punto di vista si sentono italiane perché vivono qui tutti i processi di socializzazione secondaria, a un certo punto vengono rimessi in una categoria di straniero e addirittura dovrebbero, secondo le attuali leggi sull'immigrazione, al 18° anno di età rientrare nel paese di origine dei genitori e da lì rivenire nel nostro paese attraverso il meccanismo dei flussi complessissimo che per lo più li escluderebbe.
In questo senso non c'è nessuna vera politica sulle seconde generazioni. Nel frattempo a Colle Oppio il campionato di calcio prosegue. La gente continua ad incitare i giocatori in campo e le famiglie mangiano ancora insieme mentre si raccontano i problemi della settimana passata. Qualcuno però ha paura che tutto questo possa finire. Gol!